Oggi scopriremo insieme 25 parole essenziali che aiuteranno a rendere il tuo italiano più fluente e naturale. Si tratta dei cosiddetti connettivi che servono per collegare tra loro frasi e idee. Forza, cominciamo! Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Oltre il 65% di chi guarda regolarmente questo canale non è iscritto. A me piacerebbe abbassare questa percentuale ed arrivare al 50%. Per farlo ho bisogno del tuo aiuto. Se pensi che i miei contenuti siano utili e se pensi che io ti stia aiutando a migliorare il tuo italiano, allora ti chiedo il favore di iscriverti. Grazie per il supporto. Ed ora cominciamo! L'idea di creare questo video è nata dal fatto che uno dei miei clienti sta preparando l'esame CELI di livello A2 e pertanto ho creato per lui un elenco molto semplificato dei principali connettivi che si usano in italiano. Sono i connettivi che troverai proprio in questo video. Vediamoli insieme. Cominciamo dai connettivi che servono per aggiungere qualcosa. E mi piace leggere e ascoltare musica. Anche mi piace il cinema, anche il teatro è interessante. Inoltre mi piace la pizza, inoltre adoro la pasta. Poi ho finito di studiare, poi ho fatto una passeggiata. Passiamo ora ai connettivi di contrasto. Ribadisco quello che ho detto prima, ricorda che questo video dà un elenco semplificato, quindi non entro nella terminologia esatta, ma ci tengo comunque a farti conoscere i connettivi più importanti. Ma mi piace il mare, ma preferisco la montagna. Tuttavia voglio venire, tuttavia non posso. Però mi piace uscire, però sono stanco. Anche se vengo alla festa, anche se sono stanco. Se vuoi imparare l'italiano nel migliore dei modi, devi conoscere i 10 elementi essenziali per farlo. Li troverai in questa guida gratuita che potrai scaricare cliccando qui nella scheda oppure troverai il link in descrizione. Passiamo ora ai connettivi di causa. Perché? Sono andato a casa perché ero stanco. Poiché non sono venuto poiché ho avuto un impegno. Dato che sono rimasto a casa dato che pioveva. Siccome non sono andato a scuola siccome ero malato. Ora tocca a te. Ti chiedo di scrivere una frase di esempio con uno dei connettivi, quello che preferisci, qui sotto nei commenti. E a proposito, se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere sciarpa qui sotto. Occhio alla pronuncia, sciarpa. Oggi abbiamo visto i primi 12
connettivi, quelli di base, quelli che sono imprescindibili e devi conoscere. Per continuare con il 13°, basta cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci troviamo sempre qui su Italiano con Eli.